Ciao e ben trovati su Byte Retrovani, il canale di retro computing per passione e un pizzico di nostalgia. Oggi ci occuperemo di una macchina un po' diversa rispetto ai computer degli anni 70 e 80 che trattiamo di solito. Oggi ci occuperemo di questa Xbox, questa console, che mi è stata donata da un collega di lavoro ed è stata ferma per tanti anni. Quindi andremo a smontarla, andremo a pulirla e a verificare l'elettronica interna. In particolare andremo a controllare i condensatori, che sono poi il tallone di Achille di questa macchina, di questa console. E poi, se tutto è a posto, rimontiamo dopo aver pulito, quindi sistemato il tutto, e andiamo a provare questa console con un gioco. In particolare andremo a testarla con Halo, che è il gioco che ha reso famoso questa console in tutto il mondo. Quindi restate sintonizzati e ci vediamo subito dopo la sigla per andare a smontare, pulire e provare questa Xbox degli anni 2000. Rieccoci amici con la nostra console Xbox in edizione limitata Crystal. Questo con il suo controller anch'esso da sistemare. Come vedete c'è il cavo che è stato sistemato alla meglio con del nastro adesivo, ma dovrà essere smontato anche questo e sistemato. Quindi per prima cosa però andiamo a smontare la nostra Xbox. Per fare questo dobbiamo partire dalla parte inferiore, la parte posteriore. Come vedete lo chassis, lo shield metallico interno presenta dell'ossidazione. Probabilmente questa macchina è stata esposta all'umidità. Quindi per smontare la macchina abbiamo bisogno di un cacciavite di tipo torque, come questo, vedete, con la testa, non so se si riesce a mettere a fuoco, con la testa come questa. Questa in particolare è come misura T15, poi ce ne servirà, mi sembra, un'altra anche di misura T10. Comunque andiamo a smontare. Di solito qua porta i gommini nella parte inferiore, ma la macchina probabilmente, anzi probabilmente, è stata già smontata in precedenza. Infatti qua vediamo che sono stati diciamo bucati gli adesivi anche qui e mancano le viti. Quindi in partenza erano 6 viti, ma ne sono rimaste solamente 4 negli spigoli. Quindi andiamo a svitare queste 4 viti e poi andiamo ad aprire la macchina.
Una volta messa a nuda la scheda madre possiamo verificarne l'integrità, in particolare notiamo questi cavetti neri che vanno a finire a questa schedina. Questa è la scheda di modifica che è stata fatta su questa Xbox. Andiamo a verificare i condensatori, questo sembra sano, anche qui sembra tutto a posto, anche sulla scheda di alimentazione non ci sono situazioni critiche. Questi condensatori sembrano integri, non ci sono rigonfiamenti né perdite di liquido anche in questo caso, quindi possiamo andare avanti proseguendo con lo smontaggio della Xbox. Lo shield metallico, vedete questo della parte inferiore, risulta molto ossidato, vedete la ruggine che si è formata probabilmente per l'esposizione ad umidità, che andremo a risolvere con uno o più strati di zinco spray, ma prima con una spazzola andremo a togliere quanto più possibile l'ossido
che si è formato. Lo shield superiore per fortuna si è mantenuto in condizioni migliori, quindi andremo solamente a pulire. Quindi andiamo a grattare quanto più possibile l'ossido e poi andremo ad applicare lo zinco spray.
State sani ragazzi e mi raccomando, la sicurezza sempre al primo posto.
Ho notato che lo sportellino del lettore dischi non si apre, quindi il problema potrebbe essere la cinghia che si è deformata dopo tanto tempo di inutilizzo. Quindi andiamo a smontare il lettore dei dischi, andiamo ad aprire e togliamo la cinghia che si trova qui. Diamo anche una pulita agli ingranaggi e mettiamo del grasso nuovo. Diamo una pulita anche alle pulegge dove andrà reinserita la cinghia. A questo punto facciamo bollire dell'acqua, versiamola poi in un bicchiere e immergiamo la nostra cinghia e la teniamo lì per 2-3 minuti e poi un altro paio di minuti la lasceremo asciugare. Una volta asciugata la rimonteremo sul suo alloggiamento e testeremo il funzionamento del lettore. Rieccoci amici, tornati con la nostra Xbox per la prova finale, vediamo se si accende, se funziona. Però purtroppo alla fine, solo alla fine, mi sono accorto che il joystick porta un attacco, un connettore diverso da quello che vediamo sul pannello frontale. Quindi questo nastro adesivo non serviva per sistemare il cavo, ma molto più probabilmente è stato sostituito il cavo per magari utilizzare questo controller su una console più recente. Quindi non possiamo provare il gioco in questo momento, proveremo solamente l'accensione e poi magari in un secondo video o con uno short andremo, una volta trovato il controller adatto per questa macchina oppure un cavo da sostituire a questo montato sul controller che abbiamo, andremo a provare il gioco. Quindi andremo adesso ad accendere la macchina e ci limiteremo solamente al funzionamento. Quindi accendiamo la macchina, è già collegata al televisore, vediamo che si accende subito. Qui vediamo il logo Evo X che sta a indicare appunto la modifica che è stata fatta per utilizzare probabilmente un hard disk più capiente. Quindi parte subito la schermata, ma si dovrebbe aprire adesso la schermata di avvio dove vediamo tutti i menu.
quindi attendiamo qualche secondo. Adesso in realtà sta caricando il DVD che c'era all'interno. Oh, è partito il gioco da DVD. È partito il gioco da DVD. Non è Halo, ma Halo 2 che era contenuto nel DVD. Quindi l'avevo rimesso e come vediamo il gioco è partito. Quindi purtroppo non possiamo giocare perché non abbiamo il controller. Però gustiamoci almeno l'intro di Halo 2. Però ci dice premi start per continuare, ma non avendo il joystick non possiamo continuare. E quindi niente, sulle note di Halo 2 io direi che per questo video abbiamo finito. Come vediamo, abbiamo visto la macchina quindi è funzionante, l'abbiamo pulita, abbiamo sistemato il lettore dei dischi perché non apriva lo sportellino. Per fare questo l'abbiamo smontato e il problema era nella cinghia. È bastato immergere la cinghia in acqua bollente per un paio di minuti in modo da, e poi l'abbiamo tolta e fatta raffreddare in modo che diciamo si togliesse quella deformazione che col tempo, stando fermo, la macchina inevitabilmente si forma. Quindi adesso il lettore è funzionante, la macchina è funzionante, dobbiamo trovare un joystick oppure un cavo da sostituire a questo controller e poi provare la macchina con i giochi che sono sia in DVD oppure caricati all'interno dell'hard disk. Però ecco qua l'intro, vediamoci un minuto di intro. Vedete la grafica è diversa dai classici 8 bit a cui siamo abituati, con una grafica già avanzata, niente in confronto ai giochi più moderni, però tenete presente che questa console è dei primi anni 2000, quindi veramente stiamo parlando di un livello grafico molto molto alto. Vedete? Beh, è un'emozione rivedere funzionare questa macchina. Che dire, io vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo video e appena possibile faremo una prova diciamo, dei giochi con i controller. Io vi saluto e vi aspetto numerosi alla prossima. Ciao!